Il 2025 è l'anno delle remastered, delle definitive edition, della nostalgia, ma dopo 20 anni Dawn of War ne vale la pena? Il mio è il parere di un modellista, collezionista, esperto fino a un certo punto di Warhammer in tutti i suoi franchise e che è cresciuto da ragazzino prima che con StarCraft con un RTS proprio di Warhammer 40.000. Oggi, proprio come all'epoca, rimane molto più affrontabile economicamente il videogioco rispetto al gioco da tavolo di miniature. Sto parlando ovviamente di Dawn of War, l'alba della guerra. E mi ricordo di me e i miei amici all'epoca, quando eravamo ragazzini, che ci si ritrovava nelle case a turno portandosi i computer per giocare LAN a questo RTS incredibile, sul quale ho provato qualsiasi combinazione tattica e strategica con tutte le fazioni che sono uscite anno dopo anno anche con le espansioni. Ah, che bello il tempo delle espansioni, non dei DLC scaricabili. Bisognava comprare il CD con le fazioni nuove, perché ero molto indeciso e mi piacevano tutte, pagandone poi le conseguenze quando sono diventato finanziariamente autonomo, ma non per questo più responsabile, comprando un sacco di plastica e metallo. Ma questa è la storia appunto del collezionista e fan. Ehi là, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui con un nuovo episodio della mia prima impressione. Oggi su Warhammer 40.000 Dawn of War, dritto al sodo. Vi farò un'ulteriore premessa perché sono logorroico e verboso, ma no, veramente è importante che io la faccia. Al Warhammer School Fest del maggio di quest'anno 2025 io non ho avuto un grande hype quando hanno annunciato la remastered, la definitive edition di questo grande classico, perché erano già tanti anni che Dawn of War non vedeva un capitolo successore. E purtroppo Dawn of War 2, per quanto la storia fosse veramente intrigante e avesse anche introdotto la razza tiranide, non è stato un capolavoro degno, secondo me, del primo capitolo. Dawn of War 3 per me nemmeno esiste. Era un tentativo molto scialbo di mettere insieme elementi RTS con elementi MOBA. Parlo da giocatore anche di MOBA, è stato veramente pessimo. L'unica mia speranza in questi anni, come penso anche quella di molti di voi, era e forse rimane che la Creative Assembly dietro ai Total War si faccia carico del prossimo titolo Warhammer 40.000 strategico. Nel frattempo accontentiamoci della Definitive Edition di Dawn of War 1 con tutte le sue campagne che sono una più bella dell'altra. Quindi questa premessa per dire cosa? Nessuna aspettativa, nessun hype, si va con tanta nostalgia ad apprezzare un titolo che finalmente è per 64 bit, ottimizzato, anche widescreen, e che finalmente si può riscoprire, rigiocare insieme, in un contesto moderno, quindi senza bisogno di andare in LAN con i propri amici, anche perché portare in giro il mio computer adesso sarebbe veramente difficile, pesa, non dico più di me, ma parecchio. Non bisogna ovviamente aspettarsi pure dalla cinematica il livello cinematografico dei titoli più recenti che hanno riportato in auge Warhammer 40.000 nel mondo videoludico. Parlo di Space Marine 2 nello specifico, che è estremamente cinematografico e che ha iniettato testosterone in tutti coloro che lo hanno giocato, a prescindere dal gender. Del resto i poster boys di Warhammer 40.000 sono e per sempre rimarranno gli Space Marine, i soldati geneticamente modificati dall'imperatore, che qualcuno definirebbe Dio imperatore. Per voi spettatori ed iscritti al canale che non avete assolutamente idea di cosa io stia parlando, di cosa sia Warhammer 40.000, preparatevi al cosiddetto buco del bianconiglio infinito. È difficile riuscire in breve a riassumere la lore, l'ambientazione, la conoscenza di un universo che ha ormai una cinquantina d'anni fra un po'. Considerate questo: l'Imperium dell'uomo è il regime più crudele, totalitario, infimo e militarizzato, accecato da un medioevo nello spazio di fede e superstizione che voi possiate mai immaginare. Con questa premessa considerate che sono in meno peggio.
Perché nella Via Lattea, fra demoni che si nutrono delle vostre emozioni, alieni che vi scorticherebbero vivi, alieni che farebbero di voi praticamente dei giocattoli di sofferenza perpetua e tantissime altre porcherie che semplicemente vorrebbero solo sterminarvi, beh, alla fine, tutto sommato, non è così male essere un servitor nell'Imperium, giusto? Soprattutto se l'imperatore poi ci garantisce la pace eterna. Bisogna poi vedere se è vero, in effetti, però, ecco, non è un bell'universo, tant'è che hanno coniato la definizione Grim Dark, l'oscuro tetro. Bisogna anche fare una precisazione, soprattutto se arrivate dal contesto di Space Marine 2 e di Darktide più recente dei videogiochi di Warhammer 40.000, gli Space Marine ora sono diventati Primaris, hanno fatto un power up grazie a Belisarius Cole, questo tecnoprete arcimagos di Marte che è molto antico e molto magheggione con i geni e le cose, aveva preparato per il primarca degli Ultramarine Gilliman legioni e legioni di capitoli successori degli Ultramarine, giusto per rispettare il Codex Astartes dopo la guerra civile che è stata l'eresia di Horus. Ma ferma, mi devo fermare, perché il tiranno matto poi divaga infinito sulla lore di Warhammer, soprattutto quello di Warhammer 40.000, che è eterna ancora più del fantasy. Dunque, perché vi ho parlato dei Primaris? Non ci sono gli Space Marine Primaris nella storyline dei Dawn of War. No, il nostro capitolo protagonista, si pensa e si presume, quello dei corvi sanguinari, dei Blood Ravens, sia un capitolo successore di, un capitolo di Space Marine, una legione di Space Marine all'epoca traditrice. I Thousand Sons, i 1000 figli. Si pensa, è una speculazione. Questo perché all'interno della campagna di Dawn of War, oltre che avere un interesse veramente senza senso per artefatti di qualsiasi natura, xeno, umana, dell'era oscura della tecnologia, eretica, eccetera, hanno anche una grande affinità psionica, quindi all'etereo, al warp, dove risiedono i demoni. Questo esattamente come il loro primarca Magnus il Rosso, che è diventato poi uno dei primarchi araldi del caos, del dio Tzeentch, il dio del mutamento, della magia, del cambiamento e della contraddizione perpetua. Importante perché, oltre i meme che sono infiniti, che si trovano su Reddit, dovunque, nella community di Warhammer 40.000, sul fatto che i Blood Ravens siano dei ladri essenzialmente di artefatti e yoinchino qualsiasi cosa, è importante sottolineare come non siano Primaris in questo periodo. Sono meno alti, potenti, nerboruti e hanno meno possibilità di distruggere qualsiasi cosa sul loro cammino, quindi è anche più verosimile che prendano un sacco di sberle all'interno di queste campagne. E proprio all'interno della narrazione molto satirica e estremizzata, no? Iperbolistica dell'universo di Warhammer 40.000, ovviamente semenano anche con le altre fazioni dell'Imperium. Allora, mi sono dilungato troppo, ma la premessa del contesto della lore di Warhammer 40.000 mi era obbligatoria. Quindi adesso che mi sono tolto l'enorme sasso macigno dalla scarpa, direi che è il caso di parlare delle campagne e delle fazioni. Ancora più in breve, però, non vi preoccupate. Ci sono tante modalità su Dawn of War, dipende anche dal titolo stesso, perché ogni espansione aveva una sua campagna strategica a turni esterna alle dinamiche mappa per mappa, appunto, di real-time strategy in tempo reale. Ogni fazione ha le sue particolarità e a seconda anche della campagna ci sono delle differenze. Prendo ad esempio Soulstorm, l'ultima espansione, così da avere sotto mano tutte le fazioni, partendo dal Chaos, che racchiude gli Space Marine come i cultisti e anche dei demoni, gli Eldar Oscuri, che sono essenzialmente gli elfi oscuri del fantasy, ma ancora più sadici e perversi, vi farebbero le peggio porcate se potessero questi elfi boia,
Gli Eldar, che invece sono molto più spartani, asceti, controllati, divisi in caste, ogni Eldar ha il suo obiettivo di vita e tutte queste cose bellissime. La Guardia Imperiale, l'Astra Militarum, che vi presenterò fra un pochino per un insieme di ragioni e che ha un ruolo abbastanza importante in questa campagna. I Necron, che sono i Terminator egizi non morti. Essenzialmente sono delle macchine con all'interno l'essenza digitalizzata di un alieno. Gli orchi, con la K, sono i Pelle Verde. Non ci sono molti goblin in Warhammer 40.000, ma queste spore fungine violente rimangono sempre le stesse rispetto al fantasy. Poi ci sono le Sororitas, le sorelle guerriere, che sono non proprio la versione al femminile di uno Space Marine, in inglese Nuns with Guns, cioè le monache con le pistole. Gli Space Marines, che sono i Poster Boys, sono i soldati bioingegnerizzati a figura dell'imperatore. Non c'è tanto da aggiungere. E infine non bisogna dimenticarsi dei Tau, che sono questa società un po' giapponese divisa in caste di alieni che pensano solo al loro bene superiore, alla visione della loro casta eterea. Qual è la mia fazione preferita? Vi stupirà, ma io apprezzo tutte le fazioni di Warhammer 40.000. Indipendentemente, questo perché sono un cazzo di fanboy e purtroppo appunto per le mie finanze non ho mai veramente scelto definitivamente una fazione sopra le altre. Non possiedo un esercito di ogni fazione, non sono ancora arrivato a quel livello e soprattutto non sono abbastanza bravo e produttivo in generale nella vita, figuriamoci poi per stare dietro a così tante miniature. Però se devo scegliere, come ho sempre fatto anche all'epoca, messo alle strette Astra Militarum. Come potete vedere anche nella miniatura di questo video, si tratta della guardia imperiale, dell'esercito, il martello dell'imperatore, soldati semplici, comuni, arruolati nell'ottica dei triliardi di milioni di miliardi in tutta la Via Lattea. I Poster Boys dell'Astra Militarum sono i Cadiani, le truppe del pianeta Fortezza Cadia, che ormai ci ha bello che salutato nella corrente lore di Warhammer 40.000. Vabbè, vi starete chiedendo, ma quindi alla fine qual è la tua prima impressione di Dawn of War Definitive Edition? Avete ragione, parliamo dei pro e dei contro, così riusciamo un po' a contestualizzare l'idea che mi sono fatto in queste ore di gioco. Ore piccole, considerato che è notte fonda adesso che edito. I pro sicuramente riguardano l'ottimizzazione. Il gioco non crasha, va serenamente al massimo di FPS che la vostra scheda grafica permette. Hanno risolto tantissimi bug, tantissimi glitch, problemi di bilanciamento. Il gioco di per sé è molto semplice, ci sono due risorse, la requisizione e l'energia, che ci servono per costruire edifici e arruolare le nostre squadre. Le nostre squadre, appunto, perché la maggior parte delle nostre unità sono composte da più elementi e possiamo rinforzare queste squadre a seconda del tipo di unità e della nostra fazione, ovviamente. Possiamo personalizzare le squadre con upgrade di armi che hanno effetti ed utilizzi differenti. Abbiamo gli eroi, abbiamo i veicoli, le statistiche delle unità sono molto semplici. La salute, che riguarda ovviamente i punti danno che l'unità può ricevere, il morale, che riguarda quanto un'unità può combattere prima di avere dei malus, la forza d'attacco in mischia, la forza d'attacco a distanza, e in realtà basta, perché il resto riguarda i numeri di elementi nell'unità e la quantità di unità che noi possiamo avere con i nostri cap di edifici e tecnologie che sono ricercabili all'interno degli edifici, come qualsiasi altro RTS classico. Ci sono alcune funzioni di automazione, ci sono delle abilità utilizzabili, che siano delle granate come dei poteri psionici e cose del genere. Ok, niente di assurdo. C'è qualche timido approccio alla copertura e al terreno difficile che hanno sviluppato molto di più in Dawn of War 2, però snaturando anche alcune meccaniche del primo capitolo. Farà i vari pro di questa Definitive Edition che hanno mantenuto il feeling originale di Dawn of War, con il doppiaggio inglese che molto spesso fa sbellicare perché è veramente ben fatto ed immersivo. We have no interest in bowing to your tyrant.
invader. Then you must die, alien. We are the Emperor's chosen. Fear our wrath. Bury us the enemies of the Imperium. I sounds, la musica, tutto è come me lo ricordavo, ma migliorato. E va bene così. Arriviamo a di contro, però. Non è un remake, ma neanche una vera e propria remaster. È qualcosa che vale il prezzo dell'upgrade. Perché se già possedevate su Steam, su GOG, da dovunque voi riscattiate la chiave, il gioco originale, pagherete ovviamente di meno, il che è ok, perché altrimenti sarebbe stato inaccettabile per quello che offre al momento. I poligoni sì, sono di più, hanno migliorato le texture, hanno cambiato il sistema di luci, il pacing, cioè come si muovono le unità, lo hanno un attimo sistemato, ma non è rivoluzionato. È sempre il vecchio Dawn of War. Purtroppo ogni tanto ci sono delle stringhe che mancano, soprattutto nella versione in italiano della campagna, niente di grave, però è abbastanza, come si suol dire, mid, non è stato cucinato abbastanza, io credo. Conclusione dunque, dopo i pro e contro, io non vi consiglio di prendere Dawn of War Definitive Edition. Lo so. First reaction, shock. Lo so ragazzi, però io al momento non riesco a consigliare a qualcuno che non ha già il gioco originale di comprarlo a prezzo pieno. Prendetevi l'upgrade se siete degli amanti, se siete condotti e indotti alla nostalgia, non se volete provare, scoprire, imparare qualcosa di Warhammer 40.000. Ci sono titoli più moderni che meritano i vostri soldi rispetto a Dawn of War. È un peccato, sì, però come ho detto anche all'inizio, io non provavo hype, ero abbastanza disilluso, speravo in qualcosa di più. Bisognerà aspettare dicembre, magari la Creative Assembly Total War ci regalerà una sorpresa, lo spero, perché Relic nel corso degli anni non ci ha regalato sorprese, solo amare delusioni. Lo so, mi state tacciando di eresia, io mi giocherò Dawn of War di nuovo, proprio perché la nostalgia è potente, ma bisogna essere obiettivi. Io non do voti, non me la sento mai, neanche se facessi recensioni. Ritengo che il sistema di voto in generale sia un po' una scimmiottatura di qualcosa che già non funziona nell'istruzione italiana e nel mondo, cioè dare una scala matematica a una prestazione. Secondo me è decente, sufficiente, se così si può dire, ma non abbastanza per giustificare la spesa. Bene, questo è quello che dovevo dire, questo è quanto. Tirannomatto out, divertitevi, o voi compagni nostalgici, avventurieri ed avventuriere, evitate il proiettile orco, Eldar, Tau, Necron o dell'imperatore del Requiem imperiale. Alla prossima!